Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi parleremo del trapano avvitatore Parkside della linea Performance, quindi col motore brushless modello PB-SPA12A1 che ho acquistato oggi alla Lidl al costo di 59 euro. Vediamo le caratteristiche e mettiamolo alla prova. Viene venduto all'interno di questa valigetta morbida avvolta da questo cartone con alcune illustrazioni contenenti molte informazioni che vi dirò man mano che vedremo l'avvitatore da vicino. Una volta aperta la confezione all'interno troveremo l'avvitatore con una batteria già montata più il caricabatterie e una batteria di scorta. Sono state già entrambe caricate al massimo, faremo la prova anche con una batteria da 4 A, anch'essa carica al massimo. Sulla parte alta abbiamo questa tasca contenente alcune punte di trapano, alcuni inserti più il manuale di istruzioni, come sempre da leggere e poi conservare. Ma cosa vuol dire brushless? Cosa di particolare questo avvitatore? Ha un motore senza spazzole, quindi senza i carboncini, che quindi non si consumano e non richiede assolutamente assistenza, perché nei motori con i carboncini è necessario sostituirli quando si usurano. E questi motori solitamente sono pure un po' più potenti rispetto a quelli con le spazzole. Ma adesso guardiamolo da vicino. Allora, l'avvitatore è piccolo e leggero, abbastanza compatto. Il corpo è interamente in plastica, rivestito con questi inserti antiscivolo e anti-urto. Sulla parte bassa c'è la batteria da 12 volt 2 A della linea X12 V-Team. Sulla parte alta dell'impugnatura abbiamo il tasto per avviarlo con questa gomma antiscivolo. Più premeremo il tasto, più velocemente ruoterà il mandrino. Contemporaneamente si accenderanno i 3 LED che indicheranno il livello di batteria, più il LED di servizio che ci illumina la zona sulla quale stiamo lavorando. Quindi premendolo leggermente e sfiorandolo si accenderà il LED, premendolo ancora un poco inizierà a ruotare lentamente e premendo di più aumenteremo la rotazione. Questo è il selettore per regolare il senso di rotazione, quindi premendolo fino in fondo ruoterà in senso antiorario, premendolo invece dalla parte opposta ruoterà in senso orario. Questo è il selettore per la velocità 1 e velocità 2. Alla velocità 1 raggiunge 400 giri al minuto, invece alla velocità 2 ne raggiunge 1400. Questa invece è una ghiera che ci consente di regolare il livello di coppia. Questo avvitatore ha 30 Nm di potenza e sono gestibili quindi grazie a questa ghiera per evitare di imprimere troppa forza quando stiamo lavorando su superfici morbide comunque che rischiano di danneggiarsi. Il mandrino è rivestito in metallo e può cogliere delle punte che vanno da 0,8 fino a 10 mm ed ha il sistema spin lock, quindi per poter serrare le punte basta inserirne una al suo interno, ruotare il mandrino, ruotare fino a sentire i click, dopodiché potremo utilizzarlo. Vediamo se è dritto o meno. Vi anticipo che il rivestimento del mandrino non è perfettamente centrato, ma è perfettamente centrato invece il mandrino, quindi le pinze che stringono la punta. Infatti, osservando la parte nera, sembrerà girare storto. Ma se guardiamo la punta ci rendiamo conto invece che gira perfettamente dritto. Va guardata esattamente la punta di questa punta di trapano che è perfettamente dritta. Ok. E questa è una delle punte in dotazione, quindi anche le punte sono di buona qualità. Oltre al sistema spin and lock, anche il sistema quick stop, quindi il sistema che blocca il mandrino al rilascio del tasto ed è un blocco immediato. Come sempre la prima prova da fare è quella della gestibilità della forza, perché un avvitatore potente potrebbe anche essere dannoso se lo stiamo utilizzando su una superficie delicata. Quindi imposto velocità 1, con frizione al minimo provo ad avvitare questa vite da 3 mm per 3 cm. In teoria dovrebbe fermarsi prima che la testa tocchi la superficie. Perfetto, si ferma praticamente subito. Quindi avanzo, lo metto a 5, si ferma circa a metà, lo mettiamo a 10
e si ferma, quindi non sprofonda. A questo punto posso provare ad aumentare gradualmente, quasi a filo. Proviamo 18. Ok, in questo modo la testa va perfettamente a appoggiarsi sulla superficie e se dovessi continuare a fare dei lavori potrei impostare la frizione a 18, essendo sicuro di non perforare il legno, non danneggiarlo, perché la frizione mi permette di gestire per bene la sua forza. Con le viti piccole se la cava abbastanza bene. Proviamo allora con questa, leggermente più grande, è da 6 mm per 8 cm di lunghezza. Frizione al massimo, velocità 1. Arriva tranquillamente fino in fondo. Beh, ma non vogliamo mica farci incantare da 4 vitine. Proviamo allora con queste 10, 15, 20 e 25 cm. Avvitiamole e vediamo se anche con queste riesce. E adesso foro da 32 mm. Ok, è andato in protezione. Proviamo a fare un foro più semplice, sempre con la punta in dotazione da 10 mm. Proviamo a fare un foro a fianco. Ok, l'ho fatto, ma è andato in protezione una volta. Avete sentito che si è fermato. Sempre velocità 1. La velocità 1 è quella che ci permette di avere una marcia ridotta, meno velocità ma più potenza. Adesso a velocità 2 con modalità foratura, con una punta da 10 mm, proverò a fare un foro su questo mattone in cemento. Va in protezione, ragazzi, guardate, sta uscendo fumo. Sta uscendo fumo. Continuiamo. È andato. Si è bruciato l'avvitatore. È anche molto caldo. Proviamo a mettere la batteria da 4 A. Vediamo cosa succede. Sta prendendo fuoco. Non so se si riesce a vedere il fumo. Ed è morto. Va bene. Peccato. E allora, ragazzi, cosa dire di questo avvitatore? Parliamo delle cose belle. Funziona bene per quanto riguarda la precisione, quindi un mandrino perfettamente dritto, le punte in dotazione sono pure dritte, riesce ad avvitare delle viti abbastanza grandi, stiamo parlando di viti
da 25 cm, molto grosse, senza battericidio, una frizione che è perfettamente gestibile, ci permette di regolare la potenza da dare alla vite in modo perfetto, preciso, quindi di avvitarlo anche su superfici delicate. Riesce a fare dei fori da 32 mm, ma va in protezione. Già questo un attimino mi ha fatto storcere il naso, ho iniziato a sentire un pochettino di puzza di bruciato, però ho preferito continuare per vedere cosa accadeva. E infatti sulla prova con la punta da 10 mm, che non è neanche tanto grande, purtroppo ha cominciato a uscire fumo, e ne è uscito parecchio. Non so se dall'inquadratura si è visto, comunque farò delle zoomate, e la puzza di bruciato è davvero tanta. E purtroppo è un peccato, perché il mandrino è drittissimo, però spero che sia questo esemplare difettoso. Vi consiglio di fare subito delle prove, prendete una punta da 10 mm, provate a fare dei fori sul muro, provate a fare dei fori sul legno, stressatelo un attimino senza eccedere, considerando comunque che è un avvitatore da 12 volt, quindi non immaginatevi di avere un tassellatore, e vedete come va. Se anche il vostro inizierà a fumare, a fare puzza di bruciato e a surriscaldarsi, ma surriscaldarsi tanto, perché se il calore è solamente un po' percettibile è normale. Questo invece è tanto caldo, proprio è uscito fumo perché si è surriscaldato tantissimo. Cosa dire? Sono triste, mi dispiace che non sia andato bene. Tardi andrò a vedere se ce ne sono ancora disponibili per provare a fare un ulteriore video e quindi aggiornarvi. Magari questo esemplare è riuscito male. Cosa dire? Poi mi dite che me li manda la Parkside. Allora, io ho finito, quindi vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e se lo avete ritenuto utile. Cliccate anche sulla campanella qua giù in modo da attivare le notifiche e ricevere le mail ogni volta che caricherò un nuovo video. Mi raccomando, fate anche voi queste prove, vedete come va. E non mi resta che darvi appuntamento nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!